Ciao anima bella e bentornato in 72 dimore, la via degli angeli. Io sono Giovanna e benvenuto sul mio canale La Dea dello Specchio. In questo podcast esploriamo insieme le 72 dimore interiori della tradizione angelica, un angelo alla volta ogni 5 giorni, perché ogni angelo è uno spazio dentro di te e tu sei già pronto ad abitarlo. Oggi entriamo nella 14ª dimora. L'angelo che la governa si chiama Mebael, Dio conservatore, e la sua essenza angelica verità, libertà e giustizia. La sua regola è la numero 14 ed è bellissima, solo la verità porta libertà e giustizia, cioè non c'è giustizia senza libertà e la libertà d'altronde è possibile solo nella verità. La libertà è letteralmente al centro di tutto. Come capire se siamo davvero liberi? Fatti questa domanda. Ho la libertà, per esempio, di bere un bel bicchiere di vino e inebriarmi in compagnia? E ho anche la libertà di non farlo? Ho la libertà di comprarmi cose sfiziose e ho anche la libertà di non farlo? Se la risposta a due impulsi opposti è un sì, sei libero, si direbbe, perché il tuo impulso, la tua iniziativa, non è condizionata da un'esigenza già manifesta, concreta. In questo caso, dalle tue abitudini, dal tuo corpo, dalle tue dipendenze. Questo significa che la verità arrivata alla tua coscienza è più forte di ciò che è manifesto ed evidente nella realtà e applicando quella libertà fai inevitabilmente anche ciò che è giusto per te. Per esempio, perché dico quella cosa? È una verità e non importa cosa produce, sento che è vero. Oppure, è una verità che mi farà ottenere prestigio, fortuna, applausi, stipendio. Una verità condizionata ad esigenze materiali. Se si tratta della seconda, Mebael diventa il suo abisso e inizia a creare piccole ingiustizie dentro di noi che alla lunga producono una prigionia interiore che può manifestarsi anche nel mondo fisico. Mebael ha un modo particolare di lavorare in noi, permette a tutte le nostre tendenze di insediarsi, manifestarsi, crescere e solo dopo si separa il grano dalla zizzania. Con Mebael, dicono i testi, le nostre tendenze perverse devono fiorire, venire alla luce in modo così evidente che sia più facile estirparle. Come si dice, lasciar crescere la zizzania in mezzo al grano e poi si toglie tutta per bene quando è cresciuta. Quindi non avere paura di farla crescere. Un esempio concreto che mi è capitato: prima di smettere di fumare, ho permesso al mio corpo di seguire quel desiderio sempre, anche quando mi faceva venire la tosse, l'allergia o chissà cos'altro. Non mi trattenevo, lasciavo che il desiderio di sigaretta o semplicemente venisse espresso e venisse appagato. Mi osservavo mentre, nonostante respirassi male, andavo a cercare una sigaretta. Curioso, mi dicevo, e lasciavo fare, osservavo, finché un giorno è stato facile e anche incomprensibile per certi versi, ma ho smesso, zero voglie, mai più ricominciato. Era Mebael al lavoro. Questa è una legge cosmica, non si combatte l'impulso, ti dice Mebael, si osserva finché, manifestandosi, poi si esaurisce da solo. Ma c'è qualcosa di ancora più importante che Mebael ci insegna. C'è una differenza fondamentale tra gli impulsi che vengono dall'alto e quelli che vengono dal basso. Quelli dell'abisso si impongono, senti un'urgenza, un obbligo, qualcosa che non puoi più rimandare. Hai presente la dieta che inizi sempre domani? Il responsabile è l'energia dell'abisso che ci fa innamorare dei piaceri materiali e poi però ci incatena ad essi. Quelli dell'alto invece non impongono mai, sono pacifici, silenziosi, gentili, sussurrano. Ecco perché dobbiamo invitare Mebael in noi per aiutarci a sentire di più quella vocina gentile che ci libera davvero e che mette giustizia nel nostro tribunale interiore. Nell'angelologia gli oppressi sono sempre gli impulsi provenienti dall'alto, perché non forzano, lasciano liberi, mentre quelli del basso, l'abisso, hanno la tendenza ad essere aggressivi e rumorosi. Ecco perché la preghiera rivolta a Mebael risulta così efficace. Mebael ci insegna anche che qualsiasi cosa vogliamo creare, perché abbia davvero fortuna e ci porti libertà, deve passare per il processo terreno
semina, coltivazione, fioritura e fruttificazione. Se per ottenere qualcosa usiamo il potere degli altri, i canali degli altri, i campi coltivati da altri, simbolicamente, stiamo violando il nostro ordine interiore e fuori nulla funzionerà veramente come dovrebbe per portarci alla libertà. Mebael è la giustizia. Le cose si fanno in un certo modo e se non le fai ti permette di rendertene conto, estirpare le tendenze dal basso e ristabilire così verità, libertà e giustizia. In questi giorni chiedi aiuto a Mebael per respingere quelli dell'abisso che agiscono contro i tuoi desideri più alti. È l'angelo più indicato anche per gli esorcismi, data la sua specializzazione nel respingere le forze del basso. Le qualità che puoi desiderare fare tu in questi 5 giorni sono onestà, giustizia, verità del cuore e trasparenza. Tramite la sua invocazione è possibile ottenere protezione degli innocenti, liberazione dagli oppressori, verità nei tribunali interiori ed esteriori. I difetti che Mebael aiuta a sciogliere sono l'instabilità, la corruzione, la deviazione, la falsa testimonianza e l'inganno. Tutti i difetti di chi ha perso il filo della verità e con esso anche la libertà e la giustizia. Prima di salutarci, Mebael non scompare il 31 maggio, nessuna dimora si chiude per sempre. In questi 5 giorni chiediti, gli impulsi che sto seguendo si impongono o sussurrano? Mi stanno portando libertà o una sorta di prigionia? Perché quelli che si impongono vengono dal basso e quelli che sussurrano vengono dall'alto per portare libertà. Impara a distinguere le due voci, è questo il dono di Mebael. Digli, voglio la tua verità, voglio la libertà che nasce dalla verità, voglio il tuo ordine interiore. Una curiosità per chi vuole andare in profondità, Mebael governa ogni notte dalle 4:20 alle 4:40. Quei 20 minuti appartengono a lui e se vuoi sentirlo più vicino, sai quando cercarlo. E grazie per aver camminato con me in questa dimora. Ricorda, gli angeli si pregano, ma soprattutto si desiderano le loro qualità. Se vuoi sapere cosa ha in serbo quest'angelo per te in questi 5 giorni, trovi anche una lettura oracolare qui sul canale. E tu stai bene, prenditi cura di te e noi ci ritroviamo alla prossima dimora fra 5 giorni.